Buongiorno amici, oggi vi presento un diorama, questa volta non è nessuna commissione, o meglio me lo sono autocommissionata, poi vi spiegherò nel corso del video anche il motivo. Una piccola premessa: ringrazio Roby di Mondo Action Figure per avermi trovato questi due pezzi veramente rari. E adesso vi mostro la mia sigla, andiamo con la sigla e poi andiamo subito ad addentrarci nel diorama. Eccomi, allora riprendiamo subito dal fatto più importante. Questa volta il diorama è assolutamente per me. Quando ero piccola guardavo sempre questi film, chiaramente con Bud Spencer, stiamo parlando di Bud Spencer e Terence Hill, con il mio babbo. Quindi avete presente che lo vedi tipo 9 volte e ridi come se fosse ancora la prima? Siccome ho questi ricordi meravigliosi, appena ho saputo dell'uscita di questi due action figure, ho detto ok, cioè è arrivato quindi il momento di fare un diorama che mi ricordasse anche il mio papà e quei momenti sicuramente stupendi ed unici. Quindi questo diorama, insieme ad altri che poi scopriremo insieme, verrà con me a tutte le mostre. La prima dove vi aspetto è a quella a San Marino, poi comunque vi scriverò ogni cosa. E è andata oltre la semplice ispirazione, infatti qui vi ho stampato due foto che credo siano evocative, perché volevo proprio che fosse nella possibilità, certo, di farlo identico, ecco, che fosse proprio identico, cioè quanto più uguale possibile questa volta al film. Quindi ci sono pochissime personalizzazioni, ho cercato poi appunto di riprodurre ogni cosa. Allora, è fatto tutto a mano, tranne, sapete che mi piace dirvi cosa chiaramente non ho creato a mano, tranne questi oggetti che vedete che si comprano nei negozi che vendono scusate, oggetti per case delle bambole. Per il resto tutto quello che vedete è fatto a mano, il legno è quasi interamente in legno o pasta modellabile per alcune cose che poi ho creato e pitturato. Ci sono tanti particolari di cui vorrei parlarvi che magari vi sfuggono. Innanzitutto la texture che ho usato per il pavimento. E questo lo chiamavano Trinità, è sicuramente uno dei salon più sporchi e anche, come posso dire, un po' vissuti, ecco, dei vari film che abbiamo visto e apprezzato, perlomeno io, dei vari film western. Quindi la prima grande sfida era quella di cercare di riprodurre, appunto, vedete, ho messo questo terriccio che poi magari io al tatto lo sento, è proprio un discorso di tridimensionalità, non solo di pittura. E le tendine, chi vi segue sa, le ho fatte fare dalla mia mamma, perché come potete poi vedere, infatti l'ho ripresa nella stampa, proprio c'erano queste tendine fatte con le perline e quindi ecco le ho messe anch'io. E per quanto riguarda la finestra mi sono permessa è chiaramente quella a quadretti, così come era poi nel film, mi sono permessa di fare dei fori di proiettile, perché dai, quale saloon non ha almeno visto una sparatoria? E quindi ho pensato che potesse essere una cosa carina. E la scena ripresa è la scena finale della, diciamo, rissa al saloon, quindi quando poi Trinità passa al di là del bancone, adesso ve la faccio vedere, e ecco, e parlano appunto del motivo per cui è scatenata la rissa, perché danno alla loro mamma, ma soprattutto dicono quella vecchia, e quindi in realtà c'è questo gioco molto comico, io chiaramente non posso ripetere le parole, in cui appunto Trinità si offende perché hanno dato della vecchia alla loro mamma. Ho poi fatto sicuramente alcune cose, cioè ho prestato attenzione sicuramente ad alcune cose. Mi è rimasto impresso il fatto che nel bancone vi fossero questi stralci che poi ho letto appunto anche grazie a internet, che praticamente servivano ai clienti, ecco, una volta condizioni igieniche meravigliose, quindi c'erano appesi questi stracci che poi infatti ho sporcato, e così come quella barra che vedete interamente in ferro era fondamentale perché dai c'è in ogni bancone,
e di solito lì appunto ci appoggiano i piedi, ce li pulivano molto graziosamente i nostri cowboy. E niente, ho cercato di essere veramente precisa in ogni particolare, e ogni cartello che voi vedete è sì una stampa, ma poi ad esempio, vi ho messo l'effetto diciamo ruggine, l'effetto invecchiato, ecco perché appunto volevo che si adattasse al diorama. E poi ci sono alcune chicche incredibili che mi ha trovato Chiara, tipo il cartello che voi vedete qui dietro, cioè non so chi se lo ricorda, ma in ogni saloon c'era, cioè quello del divieto di sputare, perché invece erano soliti farlo i cowboy. E niente, spero che possiate ecco, anche apprezzare tutto il discorso del legno rovinato, del muro. Io ho cercato di andare oltre a quelle che erano le mie capacità, quindi per esempio ci sono state tante prove anche per il colore del legno, poi l'ho rovinato tutto incidendolo, insomma a coltellino, ecco, quindi lo stesso vale per le sedie. Volevo proprio dare questo effetto di consunto, ecco, consumato e sporco. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e che anche voi come me abbiate avuto una bella infanzia anche grazie a questi due meravigliosi attori italiani. E niente, vi aspetto con i prossimi video nel mio canale e fatemi sempre sapere cosa ne pensate.